Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial realizzeremo la maglia che avete visto nelle foto in anteprima, Dolce Tentazione. Per fare ciò io utilizzerò il filato Nelly, questo bellissimo filato della Tessiland in due varianti, il rosa con questo lurex dello stesso colore ed il grigio che invece presenta un lurex di colore argento. È un filato al tatto molto morbido ed è composto dal 20% alpaca, 19% acrilico, 59% poliammide e 2% fibra metallizzata. Un gomitolo di questi pesa 50 grammi per 150 metri di lunghezza. Per lavorare il Nelly è consigliato utilizzare l'uncinetto dal 4 a 6, io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del numero 5. Detto questo, iniziamo con il tutorial. Prima di iniziare vi spiego brevemente cosa andremo a fare. Vi ricordo che questa è una taglia S, all'inizio tutorial metto una scheda con le altre misure. Allora, io ho iniziato a fare 84 catenelle, ho ripassato tutte le catenelle a maglia mezza alta, dopodiché ho fatto 2 giri di punti puff, quindi per creare tipo questa treccia si devono lavorare 2 giri di punti puff, quindi andate e ritorno di punti puff. Qui ho messo delle maglie mezze alte in modo da inserire gli aumenti, quindi nel quarto giro, che sarebbe questo, ho inserito 27 aumenti. Nel quinto giro ho inserito ancora aumenti, quindi 12 aumenti. Nel sesto giro ho fatto le maglie come si presentavano, sempre a maglie mezze alte. Ho fatto altri 2 giri di punti puff, quindi andate e ritorno di punti puff, e poi nel nono giro ho inserito ancora aumenti. Nelle maglie mezze alte ho inserito ancora aumenti, quindi 22 aumenti. Altro giro con aumenti, altri 14 aumenti, e poi il terzo giro di maglie mezze alte, le maglie come si presentavano. Altri 2 giri di punti puff, quindi andate e ritorno di punti puff, e nel 14° giro, che sarebbe questo, inserite ancora aumenti, quindi 24 aumenti, e poi 2 giri di maglie mezze alte, le maglie come si presentavano. Prendiamo il filo e l'uncinetto e montiamo le nostre catenelle. Nel mio progetto originale ho montato 84 catenelle, qui naturalmente sto facendo un piccolo campione, ne monto di meno. Montate le nostre catenelle, vi ricordo che i numeri che vi do degli aumenti, delle catenelle, di tutto sono del progetto originale. Quindi prendiamo la catenella e la chiudiamo a cerchio. Portiamo tutta la catenella sul dritto, prendiamo la prima maglia con l'ultima e chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto ripassiamo tutta la catenella a maglia mezza alta. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare la prima maglia mezza alta. Filo sull'uncinetto, passo nella catenella successiva, maglia mezza alta. Quindi continuiamo per tutto il giro facendo le maglie mezze alte. Allora, terminato il giro di maglie mezze alte, mi vado a chiudere nella prima maglia mezza alta che ho fatto, quindi entro l'uncinetto, non chiudo con il rosa, taglio il rosa e vado a prendere il grigio e vado a chiudere con il grigio, quindi passo il grigio così e vado a fare una maglia bassissima. Qui andiamo a fare un nodino, ecco qui. A questo punto iniziamo il punto puff. Mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro, vado nella maglia, quindi salto una maglia, vado nella seconda maglia, quindi 1 e 2, ritorno indietro di una maglia, salto una maglia e vado a fare un punto puff nella seconda maglia. 2, 3, 4 e 5 gettati, chiudo tutto insieme, faccio una catenella. Adesso lavoriamo i punti puff normali, quindi salto 1 e 2 maglie, entro nella terza maglia e vado a fare un punto alto. Prendo il filo sull'uncinetto,
ritorno indietro, vedete, salto questa, vado in quella, la prima maglia saltata che è questa, e vado a fare un punto puff, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto insieme e faccio una catenella per bloccare. Continuiamo, quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nella terza maglia e vado a fare un punto alto. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nella prima maglia saltata, vedi, salto questa, vado in quella, la prima saltata, entro e vado a fare un punto puff. E 5, chiudo e blocco con una catenella. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, entro nella terza maglia e vado a fare un punto alto. Prendo il filo sull'uncinetto, torno indietro, quindi salto una maglia, vado nella prima, vedete, nella prima maglia saltata, entro qui e vado a fare un punto puff. Chiudo tutto insieme e blocco con una catenella. Quindi completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine vado a fare l'ultimo puff, quindi mi rimane 1, 2, 3, entro nella terza maglia, vado a fare un punto alto, quindi punto alto, prendo il filo sull'uncinetto, ritorno nella prima maglia saltata e vado a fare un punto puff. Ok, chiudo e mi vado a chiudere nel primo punto puff qui in alto, entro nelle due asoline e vado a fare una maglia bassissima, faccio una catenella e volto il mio lavoro così, passo sul rovescio del lavoro, quindi prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia alta, passo all'inizio del puff, qui vedete, si vede questo buchino qui, entro qui e vado a fare il mio punto puff, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 gettati, chiudo tutto insieme, blocco con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel puff successivo, quindi qui, entro qui e vado a fare una maglia alta, vedete, all'inizio del puff, quindi questo è l'inizio del puff e questa è la fine del puff, quindi prendo il filo, entro qui in questo spazietto che si forma facendo il punto puff e vado a fare il punto puff, 2, 3, 4 e 5, chiudo tutto insieme e blocco con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel puff successivo, vedete, si forma questo forellino e questo forellino, vedete qui all'inizio del puff, vedete, 1 e 2, quindi io prendo il filo, entro nel primo forellino e faccio la maglia alta, il filo sull'uncinetto e passo in questo forellino qua e vado a fare il mio punto puff, 2, 3, chiudo e blocco con una catenella. A questo punto andiamo a completare tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro di punti puff, quindi sfilo l'uncinetto e volto il lavoro sul dritto, entro qui e chiudo il giro e chiudiamo il giro. A questo punto taglio il filo grigio e vado a prendere il filo rosa, quindi giro, andiamo a fare un nodino, ok, e partiamo con il filato rosa, quindi
adesso dobbiamo andare a fare un aumento, quindi andiamo ad inserire 27 maglie. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto, maglia mezza alta, quindi dobbiamo andare ad inserire 27 maglie. Ogni puff ne dobbiamo mettere una in più, quindi 1 e 2 e 3. Quindi in ogni puff vanno 3 maglie. Per continuare ad avere lo stesso numero di maglie vanno 3 maglie, ok? Quindi a questo punto io prendo carta e penna e vi spiego gli aumenti che dovete fare. Allora, sono partita con 84 catenelle. Allora, sono partita con 84 catenelle. Il primo giro ho fatto maglie mezze alte, tutte 84 maglie mezze alte. Nel secondo e terzo giro ho fatto andata e ritorno dei punti puff. Nel quarto giro, che sarebbe queste, ho fatto maglie mezze alte inserendo 27 aumenti. Nel quinto giro ho fatto maglie mezze alte inserendo ancora 12 aumenti, mentre nel sesto giro ho lavorato le maglie come si presentavano. Nel settimo e ottavo giro ho fatto i punti puff, quindi andata e ritorno di punti puff, mentre nel nono giro ho lavorato le maglie mezze alte inserendo ancora aumenti, quindi 23 aumenti. Nel decimo giro ho lavorato le maglie mezze alte inserendo ancora 14 aumenti, mentre nell'11° giro ho lavorato le maglie come si presentavano, maglie mezze alte come si presentavano. Nel 12° e 13° giro ho lavorato i punti puff, quindi andata e ritorno di punti puff, mentre nel 14° giro ho inserito ancora aumenti, 24 aumenti. Nel 15° e 16° giro ho lavorato le maglie come si presentavano, dopodiché ho chiuso lo sprone per ricavare lo scalfo della manica. Lavorate tutti questi giri e poi ci vediamo qui per continuare. Messo da parte il campione, ho preso il mio progetto originale, già ho posizionato i miei segnapunti per ricavare lo scalfo della manica. Lo scalfo della manica siamo intorno ai 15 cm, mentre come circonferenza siamo intorno ai 35 cm. A questo punto andiamo ad unire lo scalfo della manica, quindi io parto, lavoreremo tutta la maglia mezza alta lavorata a spirale. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare una maglia mezza alta, quindi vado a lavorare le maglie mezze alte come si presentano fino ad arrivare al primo segnapunti. Arrivati al segnapunti, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel segnapunti, nella maglia segnata dal segnapunti e vado a fare una maglia mezza alta. Passo dall'altra parte, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia marcata dal segnapunti, entro e vado a fare una maglia mezza alta, quindi ho unito, vedete, lo scalfo della manica, il primo scalfo della manica. Quindi continuiamo a lavorare le maglie mezze alte fino ad arrivare al prossimo segnapunti. Arrivati al segnapunti andiamo a fare una maglia mezza alta nella maglia marcata dal segnapunti, passiamo dall'altra parte e andiamo a fare la seconda maglia mezza alta, quindi andiamo ad unire, quindi entriamo qui nella maglia marcata e andiamo ad unire il secondo scalfo manica, quindi continuiamo e chiudiamo il giro. Arrivati alla fine, a questo punto io mi vado a chiudere con una maglia mezza alta, perché da questo momento in poi lavoreremo le maglie mezze alte lavorate a spirale, ok? Quindi per chiudermi nella maglia, quindi devo fare una maglia mezza alta qui, quindi facendo una maglia mezza alta qui, vedete, si forma questo buchino. Per evitare questo buchino vado a prendere il filo sull'uncinetto, entro qui nella stessa maglia, nello stesso buchino, tiro il filo, lo porto fuori, vedete così, poi entro nella maglia, nella prima maglia, tiro il filo e vado a chiudere tutto insieme. Quindi questa
e la maglia, vedete che non si è formato il buchino, quindi vado a segnarmi questa maglia qui, ecco qui, quindi mi vado a chiudere sempre in questa maglia. A questo punto continuiamo a lavorare le maglie mezze alte, quindi vado a lavorare le maglie mezze alte, vado a lavorare tutti i miei giri, naturalmente i giri che mi servono, tutti lavorati a spirale fino a quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata. Quindi andiamo a fare i giri che ci servono e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, dopo aver chiuso lo scalfo della manica sono andata avanti per 30 centimetri, quindi mi ritrovo con una lunghezza del mio maglioncino di 43 centimetri. A questo punto occupiamoci della manica, andiamo a raccogliere tutte le maglie della manica, quindi prendo il filo e l'uncinetto, entro in un punto e vado a fare maglia bassa e una catenella che valgono come prima maglia mezza alta, quindi vado a raccogliere tutte le maglie della manica sempre a maglia mezza alta, quindi aggiustiamo anche il multiplo di 3, così andremo a fare anche il nostro motivo. Quindi andremo a lavorare anche la manica a maglie mezze alte lavorate a spirale. Quindi sono arrivata alla fine, vado a fare, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui in questo punto, prendo il filo, non lo lavoro, lo lascio, vedete il filo in sospeso nell'uncinetto, dopodiché vado ad entrare qui in questa maglia e vado a chiudere la maglia mezza alta, quindi mi vado a segnare questo, così vedete non rimane il buchino qui. Quindi vado a prendere un segnapunti, lo vado a mettere qui, quindi vado a lavorare i giri che mi servono della manica, li vado a lavorare tutti a maglia mezza alta lavorate a spirale. Quindi partiamo con il prossimo giro. Ok, a questo punto andiamo avanti con i giri fin quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri di maglie mezze alte lavorate a spirale, io ho fatto 35 giri di maglie mezze alte lavorate a spirale. A questo punto andiamo a tagliare il rosa, quindi questo lo posso anche togliere, taglio il rosa e vado ad inserire il grigio. Entro qui nella maglia successiva e parto con il grigio, prendo il grigio e vado a chiudere la maglia con il grigio, così. Qui vado a fare un nodino e vado a partire con il grigio, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia alta, filo sull'uncinetto, salto una maglia, ritorno indietro di una maglia e vado qui in questa maglia e vado a fare un punto puff, quindi 1 2 3 4 5 gettati, chiudo tutto insieme, blocco con una catenella. Adesso cominciamo il punto puff regolare, quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2 maglie, vado nella terza maglia qui e vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro di una maglia, quindi salto una maglia, entro in questa nella prima maglia saltata, quindi faccio 1 2 3 4 5 gettati, chiudo tutto insieme e blocco con una catenella. Ripetiamo di nuovo, quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2 maglie, entro nella terza maglia qui e vado a fare una maglia alta. Fatta la maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, salto questa maglia, vado in questa nella prima saltata, ritorno indietro nella prima maglia saltata, quindi entro nella prima maglia saltata e vado a fare 5 gettati, quindi 1 2 3 4
e 5, chiudo tutto insieme e blocchiamo con una catenella. Ecco qui. Allora adesso continuiamo per tutto il giro, quindi andiamo a saltare 1 e 2, entriamo nella terza con una maglia alta e poi ritorniamo indietro nella prima maglia saltata e qui andiamo a fare il puff. Quindi completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine del giro, mi vado a chiudere nel primo punto puff qui in alto, quindi vado ad entrare qui in alto così e vado a chiudere con una maglia bassissima così. A questo punto vado a girare il lavoro, quindi vado a lavorare così. Una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e rientro di nuovo nello stesso punto e qui vado a fare una maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete all'inizio del puff che c'è questo buchino qui, questo forellino, vado ad entrare qui e qui vado a fare il punto puff. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto insieme, blocco con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, puff successivo, vedete, entro nel primo forellino e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, ritorno indietro, vedete qui all'inizio del puff qui e vado a fare il mio punto puff. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo tutto insieme, blocco con una catenella e vado avanti. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, puff successivo, entro in questo forellino, questo buchino e vado a fare una maglia alta. Qui all'inizio del punto puff, vedete qui c'è un altro, vedete qui c'è un altro forellino, entro e vado a fare il mio punto puff con 5 gettati, quindi 2, 3, 4 e 1, 5. Chiudo tutto insieme, blocco con una catenella. Ok, a questo punto dobbiamo andare avanti, completiamo tutto il giro di punti puff, dopodiché andiamo a fare 3 giri di maglie mezze alte. Le maglie naturalmente come si presentano, ogni punto puff sono 3 maglie, ricordiamoci che ogni punto puff dobbiamo raccogliere 3 maglie, quindi andiamo a raccogliere le maglie e facciamo 3 giri di punti mezzi alti, dopodiché andiamo a fare altri 2 giri di punti puff, quindi andate e ritorno di punti puff e poi 3 giri di maglie mezze alte e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati, vedete i miei giri di punti puff, vedete un giro di punti puff, quindi sono 2 giri, ogni punto puff ho raccolto 3 maglie e ho fatto 3 giri, vedete, di maglie mezze alte. Ho ripreso di nuovo il punto puff, quindi andate e ritorno di punto puff e poi 3 giri di maglie mezze alte. A questo punto andiamo a fare un piccolo polsino, quindi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e passo, vedete, la maglia mezza alta, quindi la vado a prendere a rilievo, vedete, così, e vado a lavorare la maglia a rilievo, sempre a maglia mezza alta. Ne salto una, vado in quella successiva e la prendo a rilievo, sempre a maglia mezza alta. Questo nodino poi magari lo nascondiamo bene. Ne salto una, vado in quella successiva, sempre a rilievo, a maglia mezza alta. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, ne salto una, vado in quella successiva e la prendo a rilievo, quindi entro da una parte, esco dall'altra, pesco il filo e chiudo a maglia mezza alta. Salto una maglia, vado in quella successiva, entro da una parte, esco dall'altra e la lavoro a rilievo, maglia mezza alta lavorata a rilievo. Ne salto una, vado in quella successiva e lavoro a rilievo. Quindi continuiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Arrivati alla fine mi vado a chiudere nella prima maglia
mezza alta che ho fatto, quindi con una maglia bassissima. A questo punto prendo il filo sull'uncinetto, faccio una catenella e vado a fare un altro giro di maglie mezze alte. Quindi prendo la prima e vado a lavorare la maglia mezza alta, la seconda, entro da una parte, esco dall'altra e vado a lavorare la maglia mezza alta. Quindi vado a fare un po' di giri lavorati a maglie mezze alte. Allora, a questo punto andiamo avanti con le maglie mezze alte per quanto vogliamo, appunto, lungo il nostro polsino. Quindi se vi sembra ancora largo potete fare delle diminuzioni, ancora diminuzioni. Io lo lascio così, vado a fare ancora un po' di giri e poi praticamente il nostro polsino è terminato. Quindi io vado avanti con i giri e completo la lunghezza della mia manica con i giri appunto che mi mancano, li vado a fare tutti al polsino. E come larghezza io ho 39 centimetri e come altezza del mio maglioncino io ho 44 centimetri. Per il consumo dei filati vi metto giù nell'info box la quantità di filati consumati. Prima di chiudere vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video tutorial. Il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.